Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi parliamo di aree cani. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother! La prima cosa da dire sulle aree cani è che sono un luogo recintato e il fatto di stare in una zona circoscritta al cane genera tensione e stress. Quindi, prima di buttarlo dentro a questa situazione con centinaia di cani, la cosa ideale sarebbe iniziare da una situazione tranquilla. I cani che vedo in area cani si comportano generalmente in determinati modi che sono classificabili. C'è il cane che sta sempre appiccicato al padrone ed è apatico, non vuole giocare con gli altri. C'è il cane che vuole giocare con tutti. C'è il cane aggressivo che diventa territoriale e fa quello che io chiamo lo squalo, cioè fa tutto il perimetro dell'area cani, della recinzione, abbaiando a tutti quelli che passano e a quelli che entrano. Poi c'è il cane frustrato, che più o meno fa la stessa cosa. La cosa che accomuna tutti questi cani è che quando li si prova a chiamare non vengono, ma proprio manco che... Quindi la prima cosa secondo me importante da fare in questa situazione, anziché lasciarlo nell'anarchia, perché tutti pensano l'area cani è il suo momento in cui può fare quello che vuole. Sì, ho capito, ma fare quello che vuole cosa significa? Che se io porto mio figlio al parco e lui picchia gli altri bambini, poverino, lo lascio fare perché deve fare quello che vuole. No, le regole ci vogliono sempre. Insegnare il richiamo in questa situazione è fondamentale. Intervenire quando la situazione si sta agitando o quando il cane prova a montare un altro cane è importantissimo anche quello. Se il cane rispetta certe regole, ovvio che può fare quello che vuole, ma deve avere delle regole. Questa è una scena che si vede spesso, i cani che abbaiano all'ingresso dell'area cani e abbaiano continuamente e che quindi agitano pure il nostro cane. C'è il bassettino che continua ad abbaiare, percorre tutto il recinto, lui fa così tutto il tempo e quello non è un bel modo di passare la gita in area cani. Introdurre cani aggressivi, teoricamente, è vietato dal regolamento, come mostra questo cartello. Si prega vivamente di non introdurre cani aggressivi e in periodo estruale. Più chiaro di così? Questo è un bel esempio di come i cani dovrebbero comportarsi in area cani. Giocosi, senza agitazione, senza tensione. Vanno sempre tenuti d'occhio e supervisionati perché può succedere tutto da un momento all'altro. Nel caso il gioco degenerasse io dovrò intervenire per bloccare il cane di cui sono responsabile, che in questo caso è Prince. Però finché giocano così è fantastico. Se prova a montarla io devo bloccarlo, non devo lasciarlo fare, se no... Opla. Ok? Questa è una cosa che non vedo fare mai ai paradroni. Quando poi si calma posso provare a lasciarlo, se ritorna a montare lo bloccherò di nuovo. Ecco. Andiamo giù, dai! Per iniziare a socializzare un cane, questa è una delle soluzioni migliori. 1-2 cani massimo che siano equilibrati. E io faccio questo, piuttosto che starmene lì a parlare con tutti gli altri padroni, io vado in giro, a un certo punto il mio cane vedrà che io sto andandomene via e mi seguirà, a quel punto lo premierò e insegnerò anche il richiamo in questa condizione, che generalmente è la situazione in cui nessun cane risponde al richiamo. Noi abbiamo Prince che è laggiù, quando si accorgerà che io non ci sono più, vedrete che verrà.
Guarda, guarda, quello che arriva. Visto? E a quel punto io gli dirò di venire e gli darò un premio. Guarda che bravo questo! Bravo Vince! Ciao, bravissimo! Eccoci. E riandiamo a fare un altro giro. Quindi fate molta attenzione a non star lì a chiacchierare con la gente, a far public relation, ma tenete d'occhio il vostro cane, sfruttate questo momento come una zona di allenamento per il richiamo o comunque perché il cane vi ascolti in situazioni più difficili. Allora, il beagle abbaia sempre. Cioè, il beagle appena fa un passo gli esce l'abbaio proprio. Guarda. La cosa importante è che l'agitazione non monti e non sfoci in qualcos'altro. Quindi cercate di avere un buon richiamo e di essere in grado di richiamare il vostro cane anche in situazioni di estrema agitazione, per la vostra tranquillità, per il suo bene e per il bene di tutti.